Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, vediamo cosa ci vogliono dire oggi le carte, mettiamo due varianti, vediamo un po' che cosa ci vogliono dire. Allora, ci mettiamo una carta dei Sefirion, adesso prepariamo le due varianti, Una carta dei Sefirion, prima variante, vabbè, qua è inutile che faccio così, Francesca di là tu. Ok, poi ci mettiamo, anzi partiamo da qua ragazzi e ragazzi, allora scegliete o la 1 o la 2 o entrambi, vediamo di che cosa ci vogliono parlare, vediamo un po'. E partiamo con la 1, questa la mettiamo, togli questa Francesca che non è stata scelta, questa. Allora, vediamo un po' in che regno ci troviamo. In un regno intermedio, nel regno delle ombre. Sapete che il regno delle ombre è il regno in cui abbiamo capito che la realtà fuori è una nostra proiezione, ci stiamo avventurando verso una nuova realtà di maghi, di consapevolezza, no? Quindi siamo in un momento intermedio, alcune cose ancora ci arrovellano e facciamo un po' fatica, ma allo stesso tempo abbiamo la voglia di superarci, di superare le nostre paure, le nostre ombre, le nostre resistenze. Siamo nel regno in cui abbiamo necessità di allearci con le nostre ombre. E già partiamo rituale erotico della Kundalini. Allearci alle nostre ombre cosa vuol dire? Le ombre sono tutto quello che è stato rimosso dalla mente razionale e quindi è il contenitore, che è anche chiamata l'anima nera, no? Nera finché non la illumini, è il contenitore di tutti i nostri grandi talenti, capacità e doti. Quindi tutto ciò che ti fa incazzare, tutto ciò che ti fa innervosire, tutto ciò che ok? Dolore, tristezza, devi copulare con quelle emozioni, rituale erotico della Kundalini. Quindi ci troviamo in questo momento di transizione, ok? Ma non solo di transizione, non è una transizione questa, è un allearsi, è necessario che tu ti allei con le tue emozioni. Va bene? Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni va benissimo, la trovate qua sotto e vediamo con quali tipo di emozioni. Andiamo a vedere, mettiamoci le carte queste della Maria Vittoria. I tuoi desideri. Apro il mio cassetto dei desideri e realizzo i miei sogni. Allora, qua mi parlano di desideri. Ci sono dei desideri che tu vuoi realizzare. Bene, siamo nel regno delle ombre. Che cosa vuol dire? Che tutte le emozioni relative ai tuoi desideri, anche di rabbia perché magari non si realizza una cosa ancora come la vorresti tu, oppure di tristezza perché, non lo so, siamo nel regno delle ombre rispetto ai desideri, quindi quando tu vuoi realizzare qualcosa, come vi insegno sempre, non è l'ego che la realizza, perché l'ego non ha la potenza e la forza per realizzare il desiderio, ma ce l'ha l'anima. Quindi è come se queste due carte insieme mi stessero dicendo ci sono delle emozioni relative ai tuoi desideri con i quali devi allearti, perché quelle emozioni sono gli dei e quegli dei, una volta alleata con quelle emozioni, ti porteranno i tuoi desideri. Non sei tu che li devi realizzare, ma sono gli spiriti, gli dei che te lo realizzano. Ok? Va bene, vediamo un po' di che cosa si tratta. Allora, mettiamoci questi tarocchi qua. Vediamo rispetto ai tuoi desideri con questo regno delle ombre. Vediamo rispetto ai tuoi desideri cosa sta per accadere. Ci facciamo una bella croce celtica. Allora, energia attuale, le apro tutte e poi ve le interpreto. Energia attuale è la giustizia, certo. Ostacolo principale a questi tuoi desideri è l'attesa, infatti. 3 di bastoni. Il blocco. Allora, già che vedo, no, questa carta, quale emozione ti suscita l'attesa? Rabbia, impotenza, frustrazione? Siamo nel regno delle ombre, alleiamoci con quelle emozioni lì, va bene? Ok, questa la devo mettere scoperta. L'imperatore, passato rispetto ai tuoi desideri, la temperanza,
Cosa sta per accadere rispetto ai tuoi desideri? La torre a cipicchia, ok, qua si fa molto interessante. Ancora cosa accade? Guarda, ce l'hai qua, l'imperatrice. Io lo so perché stai un po' così, mo ti dico, il tuo approccio è l'otto di spade, non sai cosa pensare. Le influenze esterne che arrivano rispetto ai tuoi desideri, la luna, perché il mondo esterno risponde alla tua interiorità, chiaro. Speranze o paure, re di denari. Risultato finale, potenziale rispetto ai tuoi desideri. No, questo è il re di denari, sì, questo è il cavaliere di denari. Allora, ascoltami un attimo. Allora, adesso ti faccio passo passo. Questa giustizia che abbiamo è la tua anima che sta riallineando le linee del tuo destino, va bene? Cioè, questa carta mi dice, è il momento giusto, è il momento vero, sei entrata in una sorta di codice karmico qua, o entrato, in cui proprio i pezzi si stanno spostando da soli, senza che tu debba tirare nessun filo. Cioè, questo è un portale di equità cosmica, ciò che ti spetta ti raggiunge, la giustizia al centro stessa. E il problema è qua il tre di bastoni, cioè qua è come se il tuo fuoco vuole muoversi, però la realtà sembra un po' in ritardo fuori, no? Cioè è quel tipo di attesa che non è passiva, che brucia. E quando brucia l'ego che succede? Sente l'ansia, sente impazienza. Quindi questa carta è come se dicesse no, la nave è già partita, tu sei lì alla riva a controllare il mare, sai che il tre di bastoni nei Rider Waite c'è lui che guarda il mare, no? Ma che succede? Tu hai già deciso, tu hai già scelto, tu hai già costruito, cioè hai già costruito tutto, c'è l'imperatore qua sotto, mentre le prove in superficie non ci sono ancora, magari, capito? Ecco perché senti che quel qualcosa ti spinge da dentro, no? Come un dio che reclama la sua forma nell'essere manifestato. Che è successo qua nel passato? Un periodo di guarigione hai avuto, hai costruito armonia qua, hai messo pace tra gli opposti. Ora questa fase è chiusa, è come se fosse la ricetta pronta adesso, no? Non devi più aggiungere ingredienti. Cioè, sto facendo un po' questi esempi maccheronici così. Che sta per succedere? La torre rispetto ai tuoi desideri. Che succede questo? Basta compromessi. Qua io vedo un taglio, una rivelazione, un crollo di un vecchio modo di fare. Questa è la liberazione sciamanica, cioè sta per cadere solo ciò che limitava il tuo desiderio, hai capito? Ecco perché stai nel regno delle ombre rispetto al tuo desiderio. Allearti con le emozioni, va bene? Perché poi che succede? Che tu lo realizzi, eccola. Bellissima imperatrice c'è qua. Dopo la torre viene l'imperatrice. Questo è il segno, vuol dire che qualcosa di sacro, qualcosa che ti appartiene da sempre prende forma. Questo è il tuo desiderio che diventa realtà. È abbondanza, è sensualità, è possibilità concreta. Però tu non lo vedi questo, c'è l'otto di spade. La mente che mente, come diceva Osho, no? Ecco, guardatevi, oltre al rituale erotico della Kundalini, cos'è la mente, va bene? Perché il tuo approccio è come se tu ti sentissi un po' legata o legato da pensieri tipo non so come fare, non so se è il momento, non vedo abbastanza chiaro, tutto mentale, tutto. Lo spirito ti dice muoviti con il corpo, non con la testa. Infatti quando fate le sequenze fluide nel rituale, nella pratica dei 21 giorni, vedete come si allinea tutto, no? Ok. D'altronde qua abbiamo la luna come influenza esterna e cosa vuol dire? Il mondo fuori risponde al tuo regno delle ombre, capito? La realtà fuori è uno specchio. La realtà fuori ti sembra incerta, ti sembra instabile, ti sembra misteriosa. Ciò che può essere confusione negli altri, mancanza di certezze, segnali ambigui. Ma questo non è il mondo, questo è lo specchio perfetto della fase iniziatica in cui ti trovi. Tu hai un desiderio profondissimo di concretezza, di stabilità, di radici, di risultati tangibili. Allo stesso tempo hai la paura che non arrivi. Cioè questo re di denari qua ti dice sì, arriverà, ma non ora. Ora sei nella fase delle ombre, della luna, devi allearti con le emozioni, perché che cosa sono i desideri? I desideri sono fondamentali perché ti danno quella spinta a superare te stessa, o te stesso, a superare resistenze, paure e attaccamenti che ti separano dalla realizzazione del tuo destino. Hai capito? E quindi che succede? Il risultato è il cavaliere di denari. Questo è il tuo desiderio arriva costante, inarrestabile, lento.
Questo desiderio diventa reale, sì, 100%, ma attraverso un processo che richiede pazienza rituale. Questa è la carta del seminatore, no? Il frutto arriva e arriva bene. Non arriva di fretta o sconquassato, insomma. Cioè, cosa mi stanno dicendo queste carte? Cos'è questo momento che stai vivendo? Stai vivendo il momento del desiderio già concepito. Ora il momento ti sta chiedendo di allearti alle tue ombre, che sono paure, incertezze, no? Come emozioni, perché dalle ombre nasce il desiderio. Non puoi saltare la notte qui. La luna è proprio, non so, mi viene in mente l'ostetrica della tua creazione qua, un po' così. Cioè, è come se l'anima ti dicesse: non sei tu a realizzare i tuoi sogni, sono i tuoi dei interiori, sono i tuoi antenati, sono quelli che hai scordato, quelle forze nascoste ai margini che ti realizzano il desiderio, non tu come ego. Quindi evocali, chiamali, invitali, incoronali, onorali e la realtà obbedirà. Capito? I tuoi avi, i tuoi antenati, i tuoi dei sono le emozioni, quelle che alla mente non piacciono, capito? Quindi mi stanno dicendo che questo è un momento di metamorfosi profonda, è un passaggio proprio di potere dall'ego all'anima, dalla temperanza alla torre, dall'imperatore all'imperatrice, dal controllo alla magia, va bene? Sì. Fammi mettere qua delle specifiche. Dove stanno i piccoli? Eccoli. Su quella torre. Quindi una prima parte in cui si distrugge una vecchia struttura e quindi ti può creare delle ansie, o lo stai già attraversando questo, perché è mentale, il tuo approccio mentale qua. Sulla torre il 4 di denari è come se, no? Succede qualcosa e tu avessi paura di lasciare andare qualcos'altro. Due altre per favore. L'appeso, pazienza, cambio di prospettiva. 5 di coppe. Per realizzare questo desiderio ti devi alleare all'emozione della dolce tristezza, dolce malinconia e cambiare la prospettiva e abbandonare il controllo. Questo mi stanno dicendo. Quindi succederà un evento, o sta già succedendo, che ti costringerà, tra virgolette, ad allearti con queste emozioni qui. Va bene? Perché una volta che ti allei il rituale erotico della Kundalini, una volta che ti allei a queste emozioni, si sviluppa. L'imperatrice. Vediamo sull'imperatrice. 10 denari, ragazze mie, dai, ok. Quello che si realizza come evento qui, prima della realizzazione del tuo desiderio, è una rottura della sicurezza, va bene? Che è già progettata dall'anima e potrebbe manifestarsi così: o un crollo di una sicurezza materiale o pratica, perché il 4 di denari dice che c'era un appiglio qua, un piccolo o grande che sia, che faceva un po' di finta certezza, no? Può essere o un lavoro, o un progetto che sembrava stabile, o un ruolo, o un'aspettativa, o un piano definito, o una routine protettiva, no? Oppure una relazione in cui si dava qualcosa per scontato, oppure semplicemente un modo in cui finora si gestivano le emozioni. Quindi è un momento di stop forzato, perché l'appeso qua è chiarissimo, ti dice qualcosa si ferma, si sospende, si blocca, un ritardo, un non si muove, ok? Oppure un non risponde, oppure un non avanza. Ed è proprio lì che c'è un'altra prospettiva, è un'iniziazione. Una perdita emotiva piccola ma sacra mi viene in mente, quella dolce malinconia, tristezza. È come se una piccola morte simbolica ti costringe ad allearti. Quell'attaccamento del 4 di denari, quella presa, no? Così, quella presa doveva allentarsi. E il 5 di coppe ti dice: senti questo piccolissima dolce tristezza, dolce malinconia o delusione o cedimento, perché è la chiave della trasformazione.
Quindi la natura dell'evento è questa, cioè un evento che ti costringe a lasciare andare un vecchio modo di proteggerti, di trattenere, di controllare e ti consegna la tristezza iniziatica che ti fa cambiare punto di vista. Cioè questa è l'anima che apre spazio, ecco perché siamo nel regno delle ombre. Rispetto, mi stanno cadendo tutte le carte qua, rispetto ai tuoi desideri, mi spiego, aspetta, mi stanno cadendo tutte le carte, ok. Rispetto ai tuoi desideri, mi spiego? Perché è così? Io vi sto insegnando a realizzare i vostri sogni più sfrenati, come io ho fatto con me. Cioè, il senso è proprio questo. E perché è così importante allearsi alla dolce tristezza? Perché qua il 5 di coppe è la porta del mondo delle ombre, hai capito? Cioè è la dea che ti prende per mano e ti dice: se smetti di trattenere, io ti mostro ciò che resta e ciò che resta è tuo. Quando si scioglie la malinconia, l'appeso si rovescia, si illumina e diventa chiaroveggenza. E allora il desiderio tuo si apre. Eccolo qua. Cioè, questo è uno dei segnali più forti che possano esistere. L'imperatrice è il desiderio che prende forma. Il 10 denari è la realizzazione totale, il frutto completo, il compimento karmico, la promessa mantenuta. Cioè, quindi la storia è questa. Per realizzare il 10 denari devi passare da un piccolo lutto emotivo del controllo. Una tristezza dolce che ti apre la porta del tuo vero destino. Ciò che sembra una perdita è in realtà un guadagno gigantesco, capito? Quindi l'evento è una rottura di sicurezza, un rallentamento o una sospensione o una delusione emotiva qua che ti costringe a vedere diversamente. È un evento che toglie ciò che era stretto per consegnarti ciò che è vasto. Ed è proprio questo piccolo terremoto emotivo che attiva la dea, gli antenati, gli avi e ti porta i 10 denari. Capito? È potentissima questa stesa, eh? Fammi vedere un po' qua che mi dice l'archetipo. Eccolo. Cercatore. Saggezza, verità. Ah, allora, il tuo desiderio ti porterà al di là dei confini conosciuti, perché non è il desiderio in sé, ma è quello che il desiderio sta facendo emergere dentro di te. Ti porterà oltre i confini della mente conosciuti. Capito? Ok. Mettiamoci un'altra carta di queste, mettiamoci gli Angelion. Shock addizionale, che ti ho detto con la torre, rottura di schemi vril, è la forza, è la Kundalini, è il fuoco del Dumo, shock addizionale per realizzare qualcosa di grandioso. Per realizzare qualcosa che non abbiamo mai realizzato, dobbiamo fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Allora allearsi con le emozioni più profonde ti porterà miracolosamente a qualcosa di inaudito. Cioè, guarda che differenza, capito? Mettiamone un'altra. Il vuoto, dal vuoto al tutto. La realtà di tutto è il vuoto, come dicono i buddisti, o la fisica quantistica. I buddisti la chiamano vacuità, va bene? Quando tu fai il vuoto di tutto, il vuoto si fa attraverso l'alleanza alle emozioni. Il vuoto è dove la mente non interviene più. Allora ti affidi all'anima che fa tutto questo. La tua volontà deve essere solo allearsi alle emozioni degli eventi. Va bene? Solo grazie al vuoto è possibile realizzare tutto. Riposo, quiete, il sogno ispira. Non devi fare niente. Non devi fare niente per realizzare il tuo desiderio o i tuoi desideri. Niente. Devi avere però la volontà di allearti agli eventi che sono portatori di certune emozioni. Queste qua. Che è la rottura di una certa sicurezza. Se trattieni, devi lasciare andare per emergere, capito? Ok, vediamo cos'altro con queste. Un viaggio renderà speciale la tua vita.
sciogli i nodi relativo a questo è l'otto di spade, guarda con occhi nuovi. Allora, una transizione, uno spostamento che sia fisico o di coscienza ti porterà a sciogliere i nodi, a proseguire con leggerezza rispetto a un evento di perdita di sicurezza che tu puoi percepire, perdita del controllo, no? Tutto cambierà, perché cambia il punto di vista, abbiamo qua l'appeso e la risposta è pronta per te, va bene? Quindi fede nei tuoi sogni, fede nei tuoi desideri, perché i tuoi desideri non sono tuoi. Vi ricordate il video Magia Pratica 10, dove parlo della pacificazione delle immagini perturbate del tuo passato, che sono la pacificazione di spiriti perturbati dei tuoi antenati? I tuoi desideri sono il frutto non tuo come io, ego, distinto e separato dalla tua genia, sono frutto dei tuoi avi, dei tuoi antenati, degli spiriti che ti abitano, degli spiriti che hanno avuto i tuoi avi, quindi possono essere spiriti adirati, spiriti nostalgici, spiriti famelici, spiriti entusiasti, spiriti coraggiosi, sono un corpo, i tuoi desideri sono il frutto di questo corpo di entità, capito? E tu sei la discendente o il discendente che è pronto a guardare con occhi nuovi l'approccio alla realtà e realizzare tutti i suoi desideri, capito? Dai, ragazze mie, ragazzi, bellissimo messaggio. Vediamo, mi stanno guardando queste carte, mo te ne metto una, quelli degli angeli. La pazienza ha in sé la propria ricompensa. Pazienza, 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 è chiaro? Ripetiti questo mantra. Sono potente perché sono paziente. Sono potente perché sono paziente. Sono potente perché sono paziente. Ok? Bellissimo. Bellissimo veramente. Poi dice: coroni l'anno con i tuoi doni, al tuo passaggio scorre l'abbondanza. Imperatrice, 10 di denari, va bene? Ragazzi miei, ragazzi, concludo qui, passo all'altra variante, ti faccio un grandissimo abnorme in bocca al lupo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante, andiamo a vedere di che cosa stanno parlando, vediamo. Ah beh, abbiamo il regno gregorico qua e qua ci divertiamo. Allora, il regno gregorico è il regno delle più grandi paure. È la paura dell'anima nera, dell'anima selvaggia, la paura degli istinti più profondi che potrebbero scoppiare da un momento all'altro se non indirizzati. È la paura dell'accensione della Kundalini. Ve ne ho parlato nel primo video sulla Kundalini. Si dice che la Kundalini sia terrifica quando dorme, ma quando si sveglia la Kundalini porta in sé il puro potere spirituale. La Kundalini è l'energia nervosa a carattere sessuale che si trova alla base della colonna vertebrale e quando si sveglia apre tutti i canali, tutti i chakra, attivando vari poteri. Bene, qua siamo nel regno in cui c'è paura di questa energia potentissima che in te si sta iniziando ad accendere fortissimo. Quindi paure legate a qualsiasi cosa, paure che il mondo possa crollarti addosso, paura dell'esterno, paura come se la realtà non fosse uno specchio della tua interiorità, ma come se fosse qualcosa di esterno a te. Ora, tantissime di voi, centinaia di voi, lo so che non è così, però il regno gregorico è come se chi sta a un livello di consapevolezza più ampio, no? Il regno gregorico porta in sé delle paure antiche, qualcosa di irrisolto, di profondamente irrisolto, che è giunto il tempo di risolvere. La realtà esterna è il frutto della tua interiorità e quindi anche se la tua mente non lo vuole accettare, non lo può accettare, perché se la mente accettasse questo verrebbe sbaragliata in un secondo. Quindi è il regno della mente, il regno gregorico, e quando sai il mito di Amore e Psiche, no? Vi consiglio anche di vedere e riguardare il video Cos'è la mente,
La mente mente, il cuore sa, come diceva il grande Osho. Il regno gregorico è proprio il regno della vittima della propria mente. Anche quando si è a un grado di consapevolezza molto evoluto, non è detto che non si rimane vittima della propria mente. Cioè, fin quando sei sulla terra, ok, la dualità è sempre lì. Quindi, vediamo di che cosa ci stanno parlando rispetto a questo regno gregorico. Può essere un problema specifico. Vediamo cosa ci dicono le carte queste, della Maria Vittoria. Mi viene in mente una cosa da dirti con questa carta. Proprio questo, scrivitelo appena sveglia o sveglio ogni mattina, mettitelo sul comodino. Nulla può nuocermi se non la stessa idea che qualcosa possa nuocermi. È l'idea che qualcosa possa nuocerti che ti nuoce. Se tu hai l'idea che qualcosa possa nuocerti, ti nuoce. È come quando hai la rabbia, no? Il dio Ares. Se pensi che la rabbia ti possa nuocere, ti nuoce. Se invece ti allei con la rabbia, diventa il tuo potente alleato. Dio, le divinità o ti accompagnano o ti trascinano. Ma andiamo a vedere. Sul regno gregorico, di che cosa stiamo parlando? Vergognati, è colpa tua, stai zitta, non si fanno queste cose, conflitto di attacco. E che cos'è qua, ragazze mie ragazzi? Avete una mente che vi sta distruggendo, detta proprio senza mezzi termini, Pensi che gli altri pensino male di te, è colpa tua, o se hai fatto questo sbagliato, stai zitta, non parlare, non si fanno queste cose, vergognati. Cioè, guardate un po' come vi sta, passatemi il termine, fottendo la mente. Bene, ma noi la sistemiamo subito. Allora, è tutto nella tua mente. È tutto nella tua mente. Vediamo un po' di che stanno parlando, facciamoci una bella croce celtica, andiamo a indagare bene e poi vi dico. Quando senti qualcosa di forte da fare o di essere, no? Allora, la tua mente, che poi è la mente della Matrix, è la mente del sistema, non esiste la mia mente, la tua mente, la sua mente, la sua mente, no, esiste una sola mente, che è la mente del sistema, che vuole il controllo e il potere su di te, annichilendo e depauperando la tua energia per non essere nella tua unicità. Bene. E come ti manipola la mente? Con la paura, col senso di colpa, quando esci fuori dal gregge e non stai nell'omologazione. Ok. La paura è il più grande strumento di manipolazione della mente razionale. Vediamo di che cosa stanno parlando, apriamo tutte le carte con la croce celtica e poi facciamo una bella esposizione. Energia attuale. Ostacolo. La forza, 5 di spade, la forza. Regina di coppe. 10 di coppe. La famiglia forse sta parlando male qua. O pensi. 8 di spade. Eh sì, eccola. Guarda la mente, la mente sulla mente. Cosa succede poi? Paggio di spade. Uff. La mente. Qual è il tuo approccio? Re di coppe. Influenze esterne. 7 di bastoni. Qua stiamo vivendo un momento iniziatico, speranza, paura. La stella, vuoi realizzare i tuoi sogni, hai paura di realizzare i tuoi sogni, hai paura di essere chi sei, hai paura di avere fede negli eventi che ti stanno accadendo, capito? Allo stesso tempo vuoi realizzare quello che vuoi. Ecco, risultato potenziale,
la giustizia. Ragazzi miei, ragazzi, sono felicissima, meno male che hai aperto il video, guarda. Meno male che stai sentendo questa stesa. Allora, partiamo. C'è questo conflitto di spade mentale attuale. Questa è una guerra persa in partenza con la mente. Il 5 di spade qua è la dinamica in cui proprio la tua mente vuole vincere a tutti i costi, no? Distruggendo la tua pace, la tua sicurezza, la tua autostima. Cioè, è la voce che non vuole il dialogo, vuole il potere su di te. E la forza è l'ostacolo, cioè, e anche il rimedio. L'ostacolo è il tentativo tuo di dominare la mente con... hai capito? Non la devo sentire, non la devo sentire, non la devo sentire, ok? È come se proprio tu non volessi, stessi tenendo il controllo sull'emozione. Cioè, che cos'è che ti fa paura? Abbraccia questa emozione, per favore. Rituale erotico della Kundalini, fallo appena finiamo il video, va bene? E vedrai che si scioglie immediatamente, ok? Perché questa forza qua è la mente proprio... allora, la mente si ribella ancora più forte quando cerchi di schiacciarla, di schiacciare l'emozione, va bene? Quindi l'unico modo è presenza all'emozione. Sai il cammino del Satipattana? So che sto provando questo, so che sto provando questo, so che sto provando questo. Non devi dire nient'altro. So che sto provando questo, so che sto provando quest'altro, ok? Perché? Perché nel profondo c'è una donna interiore dolcissima, sensibile, empatica, intuitiva. E lei è questa energia femminile che la mente vuole spegnere. Che tu sia uomo o donna non importa, questa è la tua parte femminile. La regina di coppe è potere puro, è la sciamana delle emozioni, è l'anima che sente, che percepisce, che sa. Questa è proprio una battaglia tra l'empatia, la sensibilità e la voce punitiva. Capito? Io qua vedo che, non so se riguarda la famiglia, qui c'è una famiglia in un tavolo, cioè qua vedo che nel passato c'è stato un momento in cui tutto sembrava in armonia, no? In sintonia, un flusso d'amore. E poi che succede col 5 di spade e queste carte? Che l'egregore ha reagito. È sempre così, eh. Quando stai per fare un salto, la mente attacca più ferocemente. Ed eccolo qua, il blocco, 8 di spade. Eccolo qua, l'impotenza, la prigione mentale. Questa è l'immagine perfetta dell'egregora, guarda. La prigione è mentale, non è niente reale. È una schiavitù simbolica, non è reale. Cioè, questo destino immediato qua è proprio capire che non sei intrappolata, ti stai credendo intrappolata. Ricorda, niente può nuocerti, solo la tua idea che qualcosa possa nuocerti. Il futuro prossimo, qua arriva una notizia, arriva una verità qua, paggio di spade. Oppure una rivelazione mentale, o un messaggio, o un'intuizione, cioè qualcosa taglia l'inganno. Questa è una spada piccolina del paggio di spade, no? Però è sufficiente per proprio bucare la bolla della mente. Il paggio qua ti dice, ti accorgi adesso, a breve, che la mente sta mentendo, va bene? Il tuo approccio è perfetto con Re di Coppe qua. Cioè, qua bisogna rispondere con il tuo approccio, già lo stai facendo, il cuore fermo, l'emozione stabile, leadership emotiva, amore senza sottomettersi. Qua il Re di Coppe, come stai già con il tuo approccio, non, scusami, non reagisce. Scusami. Osserva, sente, lascia fluire, rimane centrato. Questa è la medicina per spegnere l'egregora. Sentire le proprie emozioni, come lo fai? Quando fai il rituale erotico della Kundalini o fai il cammino del Satipattana, so che sto provando questo, so che sto provando quest'altro. Nonostante tutto il mondo fuori sembra ostile col 7 di bastoni, competitivo, giudicante, no? È come se ci fossero critiche nei tuoi confronti, oppure opposizione, oppure pressioni, oppure difese, ma in realtà è solo la proiezione di questo conflitto interno tuo, capito? E questa la stella è che hai paura di avere fede, hai paura di credere che queste emozioni siano tuoi alleati e non tuoi aguzzini. Allo stesso tempo hai paura di brillare davvero. Questa è la paura di meritare, è la paura della tua missione.
che allo stesso tempo la tua missione, il fatto di meritare, di brillare davvero, è il tuo desiderio più grande. Ma come si conclude questo? Quando c'è la giustizia, proprio io sto a posto, cioè il karma si pulisce, la verità si allinea, l'illusione cade, il conflitto mentale si scioglie, la mente viene messa al suo posto. Cioè la giustizia è la lama che taglia i fili dell'egregore, È un ritorno all'equilibrio, ma un equilibrio alto, non è un compromesso questo, è un equilibrio alto. La giustizia è anche ciò che semini raccogli. Allora tu cosa mi semini in questo momento? Mi semini l'alleanza con le emozioni che la mente vuole trattenere. Capito? Quindi cosa sta accadendo veramente? Che una parte della mente sta cercando di farti sentire sbagliata, colpevole, sbagliato, indegna, indegno, fuori posto, in errore per i tuoi desideri, vergognosa della tua verità, di quello che sei. Perché? Perché sta succedendo questo? Ce lo dice la forza qua al blocco. Perché sei vicinissima a un'espansione spirituale senza precedenti. Quando l'anima si apre, la mente si terrorizza, non vuole perdere il suo dominio e quindi attacca. Cioè, questo è un segnale di iniziazione in corso. Meno male che stai guardando questo video. Allora, tutto questo è proprio quello che stiamo vivendo stiamo registrando questo video nella chiusura del 2025 con questa grande gregola, possiamo dire, di paure e condizionamenti, ma soprattutto l'anno 2025 è l'anno 9, cioè l'anno dell'eremita, il saggio, colui che riesce a guardarsi dentro e fare gli ultimi colpi di coda verso la nuova era. Ma al di là di quando guardi questo video, perché il tempo cronologico non esiste, è solo nella mappa mentale, quello che ti voglio dire è qua sei tanto così, ma non te ne accorgerai nemmeno, di risolvere tutto. Fai soltanto questo allineamento. So che sto provando questo, so che sto provando quest'altro. Cioè, quello che stai vivendo è una vera e propria rottura di un incantesimo mentale. È come se per anni, qua mi dice, avessi convissuto con una voce nella testa che ti sabotava, che ti faceva credere di essere più fragile, meno capace, meno meritevole di quanto tu sia veramente. Cioè, ti faccio degli esempi concreti. Magari da qualche giorno ti senti confusa, irritabile, piena di dubbi, magari hai pensato se stessi sbagliando tutto e se mi stessi illudendo, o forse non dovrei volere così tanto. No, tu devi volere in grande invece, ce lo dice la stella qua. Quella non sei tu. Questa è la mente gregorica, la mente condizionata, la mente della vergogna, quella che ti dice non si fa, non devi brillare troppo, chi credi di essere. Questo è un esempio, oppure può darsi che tu abbia ricevuto una risposta fredda da qualcuno o che un progetto abbia fatto un passo indietro e magari subito hai pensato che fosse colpa tua, come se tu avessi sempre qualcosa da dover aggiustare, ma anche questo è il condizionamento che sta crollando, mi spiego. Cioè questa stesa mi sta dicendo la vita ti ha messo davanti a una situazione, un conflitto, una discussione, una resistenza esterna, solo per farti vedere da quali paure ti devi liberare. Per esempio, se una persona ti ha parlato male o ti ha delusa, non è per dirti non vali, è per farti vedere dove ancora metti la tua autostima nelle mani degli altri. Se un progetto si è bloccato, non è per fermarti, è per mostrarti che non ti fidi abbastanza del tuo potere creativo, che non è il tuo in qualità di ego. Sono gli spiriti, gli antenati. Non ti fidi dei tuoi spiriti, non ti fidi delle idee degli antenati, capito? Se ti senti giudicata o criticato è perché quella critica attiva in te una ferita antica che adesso vuole uscire, come ti ho detto con il regno gregorico qua. Sai perché sta accadendo questa cosa? Perché stai crescendo. Stai smettendo di obbedire alle paure, stai entrando nel tuo cuore, nella tua regina di coppe, nella tua sensibilità sana che non ha bisogno di giustificazioni. E allora l'esterno a te, per forza di cose, si stabilizza, si riorganizza.
Cioè, quando inizi a dire non accetto più questo trattamento da parte della tua mente, l'universo ti presenta proprio l'ultima prova di quel trattamento per capire se sei seria che stai dicendo non voglio più questo. Quando inizi a dire voglio essere amata bene, arriva la persona che sfida la tua autostima. Quando inizi a dire voglio realizzare i miei desideri, arriva una paura che cerca di riportarti indietro. Perché la vita è una maestra impeccabile. E il risultato è che tu ti stai liberando. Ti stai togliendo la benda dagli occhi, stai tornando a vedere la realtà con la tua sensibilità e non con la paura. Stai tornando a vedere la realtà per quello che è. La realtà che cos'è? La realtà è un tripudio di emozioni che sono lì per liberarti da paure, resistenze e attaccamenti. E il finale è stupendo. Ti dice guarda tutto quello che sta succedendo. Non ti sta bloccando, ti sta preparando, ti sta rimettendo sul tuo asse, ti sta ricordando, ti sta ridando dignità, centratura, presenza. E da qui in poi nessuno potrà più raccontarti chi sei. Tu lo sai già. Sarai tu a raccontarlo. E da quel momento in poi tutto ciò che è tuo non ti può più sfuggire. Capito? A ci picchia che se suona. Vediamo cosa mi dicono gli archetipi. Non devi avere fretta. Tu stai tornando alla tua anima, alla tua verità, cioè le paure che senti sono solo i resti di un vecchio incantesimo che si sta rompendo. Ok? E quello che è tuo viene a te senza sforzo. Ricorda la prima legge dello yoga sciamanico, la yasa, la suprema condotta l'assenza di sforzo. Non resistere. Ok? Vediamo cosa dice l'archetipo. Qua non stai perdendo niente. Stai solo lasciando andare ciò che apparteneva alla te impaurita, non alla te autentica o autentico. L'archetipo. Eccolo qua, è voluto uscire da solo. Re Mida, avaro. Non trattenere. Non trattenere. Non trattenere le paure, non trattenere le emozioni. Non trattenere niente. E questo ti darà la capacità imprenditoriale, diciamo anche qua, o creativa per trasmutare qualsiasi cosa in oro. Va bene? Ma non trattenere. Datti a queste emozioni. Un'altra. Eccola. Amante. Un'enorme passione e devozione, un apprezzamento senza limiti verso qualcuno o qualcosa. Sarai apprezzata o apprezzato senza limiti, ma non trattenere le emozioni che ti sta creando la paura. Va bene? E sarai amata senza, o amato senza limiti. Poi volendo un po' ancora di più approfondire, qua abbiamo un re e una regina di coppe comunque. Cioè, qua... Qua non parlano di chiunque, parlano di relazioni che hanno cuore, relazioni che hanno rispetto, relazioni che hanno profondità. Non è l'amore che nasce dalla paura o dal bisogno qui, è quell'amore che nasce quando sei centrata, quando vi rispettate, quando vi scegliete davvero. Per esempio, se c'è qualcuno nella vostra vita, queste carte dicono prendetevi cura del vostro cuore, ma anche del suo cuore. Guardate oltre la superficie, cercate la presenza, il dialogo, la chiarezza emotiva. Se ancora non c'è qualcuno, sappiate che l'universo sta preparando qualcuno che vi rispetta veramente, perché prima di tutto voi vi state rispettando. Quindi sensi di colpa, situazioni di blocco, e qua l'esterno è sempre una proiezione del tuo interno. Viviti queste emozioni per questo amore qui, che sia un amore con una persona che già hai o che non c'è nessuno ancora, capito? Fammi mettere due specifiche su quello che arriva col paggio di spade.
Se sei l'amante di qualcuno che si trattiene, però qua c'è amore vero, qua c'è la giustizia, mi parla anche di separazioni, a tuo favore. Nonostante vedi il mondo che ti dice no, vergognati, che fai, sei l'amante, cioè mi spiego, no? Questo era giusto un dettaglio. Vediamo il paggio di spade futuro, qua. Asso di bastoni, chiaro, te l'ho detto già prima comunque. Wow, 10 di coppe, la luna. Allora, cosa sta arrivando qui? Un'energia, un impulso, un inizio, una scintilla che dice ecco il tuo passo avanti. Finalmente puoi andare senza esitazioni. Questo passo che stai per fare, questa nuova chiarezza porta armonia emotiva, 10 di coppe. È come se l'universo dicesse, vedi, tutto ciò che stai lasciando andare e tutte le paure che stai affrontando servono a farti entrare in un luogo dove puoi davvero vivere gioia a pagamento. Non è solo felicità individuale questa, è una gioia condivisa e connessione profonda e famiglia. E qua c'è il tocco mistico con la luna, no? La luna indica che qualcosa non è ancora chiaro del tutto, ma ci sono delle intuizioni, dei misteri da rivelare. Questo non è un ostacolo, questa è la possibilità di guardare dentro di te, di ascoltare la tua voce più profonda, di fidarti delle tue percezioni. Questa è la guida per attraversare il regno dell'inconscio senza paura. Capito? Quindi questo paggio di spade cosa porta? Un segnale, una scintilla, una possibilità che ti invita a muoverti verso ciò che desideri, o un messaggio che ti invita a muoverti verso ciò che desideri. La strada però non è priva di mistero, ma se ascolti il tuo cuore, la tua intuizione, la luna ti guiderà attraverso le tue ombre. L'asso di bastoni ti darà la spinta, il 10 di coppe ti mostra il risultato che una gioia e armonia ti attendono. Che cos'è questo, l'asso di bastoni che è la Kundalini con la luna, se non energia Kundalini che si attiva grazie al fatto che faccio il viaggio nelle ombre con le mie emozioni e ti dà 10 di coppe, hai capito? L'intuizione, devo fare quella pratica, devo fare quel rituale lì, capito? Mettiamo sulla giustizia. Wow, la regina di coppe. Senti, allora, tutto si sistema per te, quello che c'è nel subconscio, la tua verità, la tua realtà, perché qualcosa stai creando di grosso, si realizza. Qua guarda, tutto ciò verso cui ti allei, la regina di coppe chi è? La sciamana delle emozioni, si allea alle sue emozioni, paura, tristezza, gelosia, eccetera, eccetera, e il karma la ripaga. Quindi tutto si sistema in modo fluido, non devi fare niente se non approcciarti a questa emozione con amore. Mi do, mi do, mi do. È chiaro? Ragazzi miei ragazzi, guarda quanto sono importanti i tarocchi ad approccio sciamanico immaginale, perché lo so che state riuscendo a realizzare cose incredibili grazie alle immagini dei tarocchi, no? Che vi fanno vedere tutto questo. Cos'altro? Ci dicono queste. Speranza nel mare tempestoso. Torna la quiete dopo la tempesta, appunto. Riposati, non devi fare niente se non allearti alle tue emozioni e basta. Riposo, quiete, il sogno ispira, il sogno è un po' come la luna. Umanoide di Atalan, preghiera, sacralità. Il sacrum facere, il darsi alle proprie emozioni. Stai facendo un passo iniziatico. Allora, magari quando finiamo il video ti fai la pratica della Kundalini o comunque sia, no? So che sto provando questo, so che sto provando quest'altro e non devi fare niente perché guarda che succede poi. Capito? Vediamo le carte degli angeli cosa ti dicono. Rimani in silenzio, così sentirai la voce dell'amore, non devi fare niente. Rimani in silenzio. Perché la vita di ogni essere vivente e il soffio di ogni uomo sono nelle mani di Dio, non devi fare nient'altro. Silenzio, silenzio. Cos'altro? Punta all'eccellenza, cioè è la stella qua. Punta all'eccellenza, punta al massimo. Tutto ciò che trovi da fare, fallo con molto impegno,
Qua c'è la colomba bianca e le tue speranze, le tue paure, la paura di brillare, la paura di meritare, la paura di avere fede, la paura di credere. Invece devi credere alla potenza, fede alla potenza, capito? Ok. Ragazze mie, ragazzi, so che questo video vi serviva fortissimo, non aggiungo nient'altro, mi raccomando, fatevi la pratica adesso che spegnete il video magari, oppure mettetevi lì, so che sto provando questo, so che sto provando quest'altro. Maestro, guidami sul sentiero, so che sto provando questo e magari ti fai magia pratica 10 la formula pentacolare, va bene? Se non vuoi fare il rituale erotico della Kundalini. Se li fai tutte e due, vabbè che te lo dico a fare, ti svegli tra un'oretta e stai una bomba, ok? Va bene, ragazze mie ragazzi, io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.